Ciao a tutti, sono Ilaria, una biologa nutrizionista e oggi voglio parlarti di uno dei pasti principali per ognuno di noi, ovvero la colazione. Qual è il segreto di una colazione perfetta per iniziare la giornata? Voglio farti una domanda. Ti è mai capitato di sentirti stanco, senza concentrazione appena inizi a lavorare? E pensi che sia normale? Suona la sveglia, la posticipi una volta, due volte, tre volte, ti trascini giù dal letto, il primo pensiero che hai è soltanto bere il tuo caffè bollente, con la mente ancora annebbiata. E subito dopo cosa fai? Vai alla ricerca di qualcosa di dolce, quindi il classico cornetto, la crostatina, i biscotti industriali, le fette biscottate con la marmellata. Speri che questo possa darti un'energia e quella scossa, quel picco che dovrebbe metterti in moto subito, però effettivamente quella energia che tu percepisci durerà pochissimo, perché dopo qualche ora ti ritrovi esattamente punto e a capo. Hai fame, hai un vuoto a livello dello stomaco che mangeresti qualsiasi cosa e puntualmente ti senti stanco, quindi arriva il crollo, solitamente intorno alle 10:30, 11 circa. Quindi la concentrazione svanisce, le palpebre diventano pesanti e una fame nervosa ti spinge a cercare altro zucchero. Ti ritrovi a fissare magari lo schermo del tuo computer senza riuscire a collegare due pensieri e quindi ti ritrovi ad avere nuovamente sonnolenza e anche un po' di frustrazione. Pensi che sia normale perché dici ok, è la semplice stanchezza del mattino, ma in realtà non lo è. In questo video cosa voglio fare? Voglio svelarti come trasformare il tuo primo pasto, ovvero la colazione, in una fonte di energia per rivoluzionare quella che è la tua produttività e quindi andare ad affrontare tutta la giornata. E ti mostrerò che la classica colazione all'italiana potrebbe essere uno dei principali motivi della tua stanchezza. Per anni ci hanno raccontato la favola della colazione semplice e genuina, quindi cappuccino e cornetto, latte e biscotti, fette biscottate con la marmellata, un'immagine un po' sacra, la classica immagine della famiglia del mulino bianco. Peccato però che, dal punto di vista del nostro corpo, sia una delle strategie peggiori per iniziare la nostra giornata. Quella che tu chiami stanchezza, in realtà è spesso il risultato di una colazione che sta letteralmente sabotando la tua energia. E ti spiego perché in parole povere. Quando inizi la giornata, se vai ad introdurre un carico di zuccheri semplici fatto di farine raffinate come i prodotti industriali, come il classico cornetto, come la brioche, il livello di zuccheri nel sangue aumenta e di conseguenza anche la glicemia. Quindi parliamo di picco glicemico. In quel momento il tuo corpo sta ricevendo un segnale di allarme e per difendersi cosa fa? Rilascia l'insulina, un ormone ipoglicemizzante. L'insulina possiamo immaginarla come una sorta di vigile super efficiente. Il suo compito qual è? Prendere tutto lo zucchero in eccesso nel sangue e portarlo via, quindi andarlo ad immagazzinare. Il problema qual è? Che di fronte a un'ondata eccessiva di zucchero, il corpo va un po' in panico, quindi rilascia più insulina di quella che effettivamente ci serve. Il risultato? Il vigile fa un lavoro un po' troppo lento. Non solo pulisce la strada, ma la svuota completamente. I tuoi livelli di zucchero nel sangue crollano, finendo spesso più in basso di quanto ti sei svegliato. Questo è il crollo, parliamo di ipoglicemia reattiva, che può manifestarsi nelle persone, soprattutto quelle più sensibili. Ed è per questo il motivo per cui la mattina ti senti svuotato, irritabile, deconcentrato e con una voglia disperata di zucchero. Il tuo corpo sta soltanto cercando di riportare la tua glicemia a un valore normale. È un po' un circolo vizioso. Lo zucchero cosa fa? Richiama altro zucchero. Quindi stai dando al tuo corpo un carburante scadente che brucia in un attimo e poi ti lascia a piedi semplicemente. È come pretendere che una Ferrari cammini con benzina anacquata. Non è una questione di forza di volontà, ma è una questione di biochimica. Questa altalena glicemica, giorno dopo giorno, non solo va ad azzerare quella che è la tua produttività, ma può anche contribuire nel corso del tempo a stati di infiammazione, aumento del grasso addominale e instabilità del tuo umore.
Quella sensazione di benessere che ti regala il cornetto è solo un'illusione. Praticamente è un prestito di energia che poi vai a pagare con gli interessi. Ma allora, qual è la soluzione per affrontare al meglio la nostra giornata? Saltare la colazione? Non necessariamente. Anzi, una colazione ben fatta dovrebbe idealmente fornire tra il 15 e il 25% dell'energia totale della giornata. Il segreto non è non mangiare o mangiare di meno, ma semplicemente mangiare meglio. È smettere di usare carburante infiammabile e iniziare ad utilizzare un carburante a lento rilascio. Il segreto di una colazione perfetta si basa su tre pilastri, tre macronutrienti che devono lavorare insieme per dare energia stabile, sazietà e lucidità mentale. Qual è il primo pilastro? Proteine di qualità. Le proteine ci aiutano a sentirci più sazi, a differenza degli zuccheri. Se gli zuccheri sono paglia che brucia subito, le proteine sono dei tronchi di legno che ardono lentamente per ore. Cosa fanno? Aumentano il senso di sazietà, evitando la fame chimica dopo solo un'ora e ci aiutano a stabilizzare la glicemia, perché cosa fanno? Rallentano l'assorbimento degli zuccheri. Sono cruciali per i muscoli e per dare al cervello gli elementi per produrre neurotrasmettitori, come ad esempio la dopamina, che è legata alla nostra concentrazione. Ma quali sono le proteine da scegliere? Ci sono diverse opzioni. Uova in tutti i modi, sode, strapazzate, in camicia, yogurt, possibilmente greco naturale, non quello zuccherato perché è ricco di proteine. Ricotta fresca, formaggi magri, per chi ama il salato, ad esempio prosciutto crudo macro. Per chi segue un'alimentazione vegetale, ad esempio abbiamo lo yogurt di soia senza zuccheri. Pilastro numero 2. Grassi sani. Per anni ci hanno detto che tutti i grassi fanno male, ma è una delle convinzioni peggiori e più imprecise della nutrizione moderna. I grassi sani sono essenziali. Pensa che il tuo cervello è formato per il 60% da grassi. I grassi buoni rallentano la digestione, ci aiutano con il senso di sazietà e permettono di avere un rilascio stabile di energia. Dove li troviamo? Nella frutta secca, una manciata di noci, mandorle, nocciole, semi oleose come semi di chia, di lino, l'avocado, cremoso, ricco di grassi buoni, ma anche un quadratino di cioccolato fondente, circa l'85%, oppure crema 100% di frutta secca, come quella di arachidi, di mandorle, senza altri zuccheri aggiunti. Pilastro numero 3. Carboidrati complessi e fibre. Non sto dicendo di eliminare i carboidrati, sto dicendo semplicemente di scegliere quelli giusti. Dobbiamo sostituire i carboidrati veloci e raffinati con quelli lenti e complessi. Questi ultimi, essendo ricchi di fibre, rilasciano energia in modo graduale, un po' come una flebo, e mantengono la glicemia stabile e la nostra pancia piena. Quali sono le fonti migliori? I fiocchi di avena sono il numero uno. Poi abbiamo il pane integrale, il pane di segale ad esempio, o comunque panificati con grani antichi. Non sto parlando del pancarne bianco. Oppure le fette biscottate integrali, senza zuccheri aggiunti, e la frutta intera, non il succo. Una mela, una pera, dei frutti di bosco, sì, hanno dei zuccheri, assolutamente. Però diciamo che sono impacchettati con fibre, acqua, vitamine, quindi rallentano l'assorbimento. Infine, non dimenticare l'acqua. Prima ancora del caffè, inizia la tua giornata con un bicchiere di acqua appena ti svegli. Dopo ore di sonno, il nostro corpo è disidratato e l'acqua ci aiuta a riattivare quello che è il nostro metabolismo. Ti sembra tutto complicato, che richieda troppa energia, troppo tempo, però niente affatto. Ora voglio darti tre idee pratiche, veloci e buonissime che potrai mettere in pratica già da domani dalla tua colazione. Idea numero 1. Ciotola del potere. Dolce e anche veloce. Questa è la mia preferita quando voglio di fretta. Prendi una ciotola, versaci dentro circa 150 grammi di yogurt, possibilmente greco, naturale, quindi senza zuccheri aggiunti. Unisci della frutta fresca,
ad esempio anche dei frutti di bosco che puoi usarli o freschi o surgelati, hanno un basso impatto sulla glicemia e sono pieni di antiossidanti. Poi andrai ad unire della frutta secca, quali noci, nocciole o mandorle, per i grassi sani e la croccantezza, e alla fine un cucchiaino di semi di chia. Mescola il tutto e in 3 minuti avrai una colazione completa, saziante e deliziosa. Proteine, grassi, fibre e carboidrati complessi a lento rilascio. Idea numero 2. Il toast del campione. Salato e saziante. Se ami il salato, questa colazione ti terrà carico fino a pranzo. Prendi 1 o 2 fette di pane integrale o di segale e tostale. Mentre il pane si tosta, cuoci un paio di uova, come le preferisci. Strapazzate, sode, come più ti piacciono. Schiaccia mezzo avocado sulla fetta di pane, un pizzico di sale e pepe e mettici sopra le uova. Hai una combinazione perfetta. Carboidrati complessi che derivano dal pane, i grassi sani dall'avocado e proteine di alta qualità dalle nostre uova. Un pasto completo, ricco e super soddisfacente. Idea numero 3. Il porridge intelligente. Questa è la soluzione perfetta per chi dice la mattina non ho nemmeno un minuto di tempo. Si prepara la sera prima. Prendi un barattolo di vetro, versaci dentro 40-50 grammi di fiocchi di avena, un cucchiaio di semi di chia e circa 200 ml di latte. Puoi utilizzare o latte vaccino oppure una bevanda vegetale. Puoi aggiungere cannella o ad esempio anche del cacao amaro se ti piace. Mescola bene, chiudi il barattolo e mettilo in frigo. La mattina dopo l'avena avrà creato una crema deliziosa, devi solo aprirlo, aggiungere un po' di frutta a pezzi e una manciata di frutta secca. Se ti piace, anche qualche quadratino di cioccolato fondente. La colazione è pronta, quindi zero scuse e zero stress. Come vedi, la tua energia mattutina non è un caso, è una scelta che fai a colazione. Quindi adesso puoi scegliere un'energia stabile, duratura, basata su 3 pilastri: proteine per la sazietà, grassi sani per il cervello e carboidrati a lento rilascio per avere un carburante costante. Trasforma la tua colazione non significa fare sacrifici, ma scoprire nuovi sapori e soprattutto un nuovo livello di benessere e produttività. Ora sono curiosa, qual è la tua colazione? Ti riconosci nel circolo vizioso del quale abbiamo parlato all'inizio del video? Oppure no? E quale di queste idee proverai per prima? Grazie per essere stato in mia compagnia. Scegli il tuo carburante con saggezza e preparati a conquistare la tua giornata.